Ciao da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 40 anni di un disco non perfetto ma elegante e splendido, nonché perfetta cartina di tornasole di come l'heavy metal stesse cambiando all'epoca. A metà degli anni 80 il metal stava cambiando. Con l'ascesa commerciale dell'air e del pop metal, le etichette cominciarono a spingere anche le band che fino a quel momento avevano interpretato uno stile più rude ed heavy ad ammorbidire le proprie sonorità. A cedere alle pressioni furono soprattutto gruppi famosi come Judas Priest, Saxon o persino Motley Crue, che pochi ricordano nella versione già glam ma bella pesante di Shout at the Devil. Quelli più di culto, specie se americani, scamparono meglio a questo trend, con però alcune eccezioni, come Omen o Grave Digger. Se questi ultimi due casi sono ricordati dai fan come clamorosi insuccessi, in altri le ingerenze non frenarono la classe dei musicisti in questione, come per esempio accade in Turbo dei già citati Priest. Oppure come nell'album di cui celebriamo oggi il quarantennale, Metal Heart degli Accept. Uscito il 12 marzo del 1985 per il gruppo di Solingen, rappresenta un cambiamento rispetto al passato, ma non così radicale, anzi. Al suo interno si possono trovare alcune influenze più hard rock, genere che peraltro il gruppo suonava anche nei primi album, e una registrazione più pulita e patinata alla moda del periodo. A parte questo, però, l'heavy metal iperclassico di Metal Earth rimane lo stesso sentito nei lavori precedenti. Gli elementi distintivi degli Accept ci sono tutti: ritmiche potenti, melodie accattivanti, un filo di oscurità quando serve e cori ad aiutare la voce sempre abrasiva di Udo Dirkschneider, specie nei ritornelli. Insomma, i tedeschi sono riusciti a mutare senza in alcun modo snaturarsi, il che è solo una delle tante dimostrazioni della loro classe ancora intatta. Un'altra in effetti è l'eleganza e la maturità con cui sono riusciti a rispondere alle pressioni, probabilmente piuttosto forti, dei discografici. L'esempio migliore di ciò è la bellissima title track che apre la gara nel disco. Non è solo un pezzo riflessivo con sonorità a tratti fredde che si sposano bene col testo fantascientifico. I suoi cori avvolgenti e le citazioni alla marcia slava di Tchaikovsky e soprattutto a Berlino di Beethoven, riletta in maniera splendida nell'assolo centrale, dimostrano bene la consapevolezza dei mezzi e la maturità dei tedeschi. Ma del resto tutti gli assoli di Wolf Hoffmann sono un grande punto di forza per il disco, come anche le prestazioni degli altri musicisti, su tutti quella di Peter Baltes, che si fa ben sentire con le sue venature di basso. È l'inizio di una scaletta ispiratissima e piena di pezzi meravigliosi come Up to the Limit, puro heavy metal anni 80, antemico e scanzonato ma senza mancare di pesantezza, oppure Too High to Get It Right. Nelle strofe può sembrare quasi animata da un hard rock solare tranquillo, ma nella sua evoluzione si potenzia e si incupisce fino al refrain, insieme preoccupati e catturati al massimo. Tuttavia i picchi di Metal Earth sono Midnight Mover e Living for Tonight. La prima coniuga una parte principale potente e piena di dettagli interessanti, con refrain non solo catchy ma meravigliosi, corali tutti da cantare con il loro impatto splendido e una certa ombrosità condivisa con tutto il brano. La seconda ha un tono depresso, quasi da blues scuro, unito a ritmiche coinvolgenti e un ritornello forse meno catchy in senso tradizionale rispetto al resto, ma ricordabile con facilità estrema. Anche il resto del disco però si muove su livelli di qualità davvero alti, con nessun episodio meno che ottimo. Al massimo possiamo citare Teach Us to Survive, un esperimento che unisce il metal con varie influenze, per esempio blues e jazz. Presa di per sé è interessante, ma non c'entra molto col resto del disco. Una parola la merita poi Screaming for Love Bite, la canzone in cui gli Accept virano di più verso l'hard rock e il pop metal dell'epoca. Lo fanno però con la solita bravura. Pur non essendo al livello del meglio del disco, è un signor pezzo, un gioiellino in cui i tedeschi mostrano di poter rendere al meglio anche su sonorità più leggere di quelle più tipiche per loro. C'è da dire a questo punto che Metal Earth non è l'album migliore degli Accept, che hanno fatto meglio sia prima sia dopo. Chi ha scritto questa recensione ritiene per esempio che il successivo Russian Roulette sia più valido su coordinate simili. Ciò non toglie che stiamo parlando sempre di un capolavoro iconico. Non solo con la sua eleganza avrà in parte influenza, come altri dischi dei tedeschi, sul power metal successivo.
Soprattutto è una cartina di tornasole rispetto alla transizione che il metal stava avendo in quel momento degli anni 80 e che al tempo stesso non fa perdere la faccia a una band che ha affrontato la situazione con la schiena dritta. Se non sono tutti buoni motivi per invitarti ad ascoltare Metal Earth e a festeggiare con noi il 40° anniversario, a questo punto non sappiamo che altro dire. Voto di Heavy Metal Heaven 93 su 100. Anche per oggi è tutto. Hai apprezzato la nostra celebrazione di questo classico del metal anni 80? Diccelo nei commenti, oltre a mettere il like e a condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella degli avvisi per rimanere al passo con i video pubblicati ogni settimana. Infine siamo anche su Facebook, Instagram e Twitter. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!